Secondo la Mezzaluna Rossa egiziana, mercoledì un convoglio di camion con aiuti umanitari ha attraversato il valico di frontiera di Rafah dall'Egitto verso Gaza. Il convoglio di 400 camion trasportava 5.700 tonnellate di cibo, oltre 1.400 tonnellate di forniture e attrezzature mediche e circa 2.500 tonnellate di carburante. Le emittenti televisive statali egiziane hanno mostrato le immagini del convoglio mentre attraversava il lato egiziano del valico. I camion erano diretti verso un'area di ispezione israeliana nel valico di Kerem Shalom, prima di essere autorizzati ad entrare nell'enclave. L'ingresso del convoglio rientra nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'accordo prevedeva che a Gaza fossero ammessi 600 camion al giorno, come prima della guerra, per rifornire la popolazione di cibo e generi di prima necessità. Israele ha tuttavia dichiarato che avrebbe permesso l'ingresso di soli 300 camion al giorno, citando presunte violazioni dell'accordo da parte di Hamas. All'inizio della settimana Israele ha minacciato di mantenere chiuso il valico di Rafah e di ridurre gli aiuti umanitari, accusando Hamas di rilasciare troppo lentamente i corpi degli ostaggi deceduti. ¿Cómo te enteraste de que David y Ariel estaban secuestrados? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? No, yo no me enteré. Pasó el tiempo, me enteré. Después cuando lo vi a José Luis y Silvia. Yo no sabía ni lo que pasó, ¿no? Y después de que supiste que David, Ariel, Sharon, con las nenas... Toda la miseria. Ayer, ¿cómo empezó ese día? Ay, mejor no hablar. Nervioso. Hay ganas de abrazarlo. ¿Qué quieres que te diga? Yo a David lo quiero mucho porque tengo 4 nietos de oro y 2 hijos. Mira, en mi vida pensé que me iban a cuidar también. ¿Qué les vas a decir a David y a Ariel cuando los veas? Que los adoro. ¿Qué le voy a decir? Otra palabra no me puedo decir. Llevas tú también 2 años esperando. 2 años esperando, y esos 2 años, gracias a Dios, estoy acá para poder contarlo. Y yo estoy contento, la verdad que los vi cuando me enteré que iban a salir todos, Barro, me puse contento por todos, claro, y por mis sobrinos también. Vimos fotos que los chicos están bien, estamos en contacto con teléfono y bueno, sabemos que están bien los chicos, despacito, recuperándose, haciéndose todos los análisis que se tengan que hacer y esperando la vuelta, como se dice, y traerlos acá a mi casa, hacerles un lindo asado, como ellos se lo merecen, que siempre les gustaron. Una proposta di legge per la riapertura del governo federale non è passata martedì al Senato degli Stati Uniti, in shutdown ormai da 2 settimane per via dei disaccordi tra repubblicani e democratici sul nuovo bilancio. I senatori hanno approvato una misura temporanea, la proroga dei finanziamenti federali fino a novembre, con soli 49 voti rispetto ai 60 necessari. I 2 partiti USA si scontrano in particolare sull'assistenza sanitaria pubblica, sotto forma di sussidi per pagare un'assicurazione privata, quelli introdotti dall'Obamacare in scadenza per milioni di americani. Cominciata a inizio mese, la sospensione delle attività federali rischia di diventare la più lunga degli ultimi anni. Nel frattempo, l'ufficio che supervisiona il bilancio e l'operato delle agenzie federali si è attivato. Di solito i dipendenti federali vengono sospesi dal lavoro durante lo shutdown e alla ripresa delle attività vengono pagati gli stipendi persi. La scorsa settimana però l'ufficio del bilancio ha annunciato i primi licenziamenti di dipendenti pubblici. Esperti militari e analisti russi ritengono che Vladimir Putin stia deliberatamente testando la coesione della NATO e dell'Occidente attraverso un'intensificazione allarmante di voli di droni e caccia nello spazio aereo europeo. Nel frattempo l'Unione sta portando avanti il suo 19° pacchetto di sanzioni per l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte del Cremlino.
Le misure includono l'anticipazione del divieto di importazione di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia. Tuttavia gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump non impongono più nuove sanzioni contro Mosca. We hope that Mr. Trump will draw from the experience he's had until now that Putin clearly doesn't want peace. We, in the meantime, will continue to apply our sanctions in conjunction with the rest of the G7, and we hope that the US will rejoin us very soon. How have the sanctions worked? Have they lived up to the expectations about crippling the Russian economy? I think the sanctions have been very effective. You can see all the key indicators in the Russian economy are flashing red, whether that's the interest rate, whether that's the inflation rate, whether that's the rate of public expenditure. They're talking about raising taxes. They've had to run down the National Welfare Fund. Gazprom has posted a deficit, is laying people off. So I think all the indications are that the Russian economy is being put under severe constraints. But I agree, it's more of a slow puncture than it is a blowout. And we have to be willing to maintain the pressure for some time to come still if we're going to finally squeeze the ability of Russia to finance this awful war. What would you like Donald Trump to do, though, as part of this war? Obviously, we know that he's trying to create a trialogue with the United States, Zelensky and Putin, but Putin has refused to meet President Zelensky. The first piece is the military side, which is one of the reasons why we're working on the immobilized assets and the ability to give Ukraine more money with which to purchase weapons. And we would like to see the United States join in again in the kind of sanctions that we've been doing in the 17th and the 18th package and the 19th package. Just you mentioned the Russian frozen assets, which most of which are here in Belgium in Euroclear. The Commission and other countries who are supportive of this are at pains to say this is not confiscation. But it really does look like confiscation because it's not likely that Russia is going to get that money back because unless, of course, Russia decides to pay for reconstruction, which is not something that people believe is going to materialise. So explain how it's not confiscation or what it is. Well, it's not confiscation because exactly as you say, Russia will get this back if they pay the reparations. So, I mean, it's their choice. If they choose not to pay the money they owe for the destruction they have caused in Ukraine, then indeed Ukraine has some call on those assets in Europe as compensation. And that's the model that's being pursued. Ukraine would get the benefit of a loan, but would have to repay that if Russia pays reparations. And with that repayment of the loan, Russia would get the money back. So what we are saying is we're holding them until we see how Russia is going to step up for its responsibilities and the undoubted debts that it owes for the reconstruction of Ukraine with the massive destruction, deliberate destruction of civilian infrastructure that we have seen. The money will always be there to give back if and when the Russians start to pay. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, continued her tour of the Western Balkans with a visit to Belgrade, where she arrived yesterday evening. She met with the Serbian President Aleksandar Vučić and Prime Minister Đuro Mačut, and the main topics of the meeting were the growth plan for the Western Balkans, energy issue and reform agenda. According to growth plan, Belgrade will receive €1,580 million of financial aid. Distribution is conditioned by the regulation of media legislation, the updating of voter lists and progress in the rule of law as the part of mentioned reform agenda. She emphasized that now is the right moment for Serbia to accelerate reforms in the area of the rule of law and media legislation. When it comes to the energy situation, let us remind you that the oil industry of Serbia is under the US sanctions since the beginning of October. Considering the circumstances, von der Leyen added that Belgrade can count on support from Brussels. Mr. President, now is the moment for Serbia to get concrete about joining our union. My first point is that we need to see progress on the rule of law, the electoral framework and media freedom. I know these reforms are not easy. They take patience and endurance. They must include all parts of society and the political spectrum, but they are worth the effort.
After her visit to Belgrade, Ursula von der Leyen will visit Kosovo and North Macedonia, ending her tour of Western Balkan countries this year. Previously, the President of the European Commission visited Albania, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. For Euronews from Belgrade, Nikola Krunic. Il parcheggio Igeldams di Stoccolma potrebbe sembrare uno come tanti. Sotterraneo, scavato nella roccia, può però essere utilizzato anche come rifugio pubblico per 1200 persone in caso di conflitto armato. Poiché le tensioni con la Russia sono cresciute a partire dall'invasione dell'Ucraina, il governo svedese ha moltiplicato per 7 la spesa per la difesa civile. Dall'anno scorso ha stanziato in particolare 7,7 milioni di euro per ristrutturare i 64.000 rifugi presenti nel paese, costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. It can resist the blast and the debris and such things that comes with a bomb. Then it's airtight, so it even resists biogas or chemical gas or even nuclear waste. Finora l'attenzione si è concentrata sull'ammodernamento di alcune decine di grandi rifugi in grado di ospitare ciascuno più di 1000 persone. I lavori di ristrutturazione del rifugio Igeldams nel centro di Stoccolma sono stati completati a settembre, mentre sono ancora in corso quelli di 24 altri rifugi di grandi dimensioni. Secondo l'Agenzia svedese per le emergenze civili, il progetto, che prevede la sostituzione dei generatori diesel e dei filtri per l'aria, può richiedere da 2 o 3 anni per essere completato.